Infine, è successo. A 12 anni dal suo inizio, la serie manga L'attacco dei giganti ha raggiunto una fine. Una fine molto discussa, molto controversa, che alla maggior parte delle persone non è piaciuta, almeno alla maggior parte delle persone che stanno commentando i vari post e le varie notizie sull'internet, ma ad altre persone è piaciuta. Ora, la domanda è: perché uno come me, che su YouTube si occupa completamente di tutta un'altra serie di cose, dovrebbe fare un video sull'attacco dei giganti? Principalmente per due motivi. Tre, però uno è completamente personale, quindi vi dico prima il terzo. Inizialmente perché mi piace un sacco come prodotto e apprezzo tantissimo l'arte dell'animazione e dei manga giapponesi. Quindi questa è la piccola parentesi personale. Poi i due veri motivi sono principalmente perché è stato uno degli shonen più importanti, volente o nolente, che a voi piacciono, nell'ultimo periodo, quindi uno di quegli shonen di cui sicuramente sentiremo parlare anche dopo la sua fine e anche dopo la fine dell'anime, perché il manga è concluso, l'anime ancora manca la seconda parte della quarta stagione, quindi un'altra stagione praticamente. Non ho mai capito perché abbiano diviso terza e quarta in due parti e non abbiamo fatto direttamente terza, quarta, quinta e sesta stagione. Sarebbe stato molto più ordinato. Vabbè, a parte questo. Il secondo motivo è che ho notato che sull'internet in questo periodo la maggior parte delle persone stanno affossando completamente l'opera nella sua interezza. Su tutti i siti che permettono di recensire i prodotti audiovisivi, i prodotti d'animazione o comunque i prodotti simili, Attack on Titan sta ricevendo tantissimi 2 su 10 e addirittura 1 su 10. L'intera opera sta ricevendo questi voti soltanto per il suo finale, che a molti non è andato giù. Quindi parliamone. Questo finale è veramente tanto brutto, Isayama si è gestito veramente tanto male tutti i vari personaggi e gli avvenimenti? Secondo me sì e no. Quindi parliamone. Il vero grande peccato di Isayama, a mio avviso, è stato voler concludere per un capriccio, per una fissazione, il manga con il capitolo 139. Non so in realtà se sia stata completamente un'idea di Isayama, dell'editor e di tutto il team che c'è dietro, ma credo che il 139 sia abbastanza simbolico. Visto che, per chi non dovesse saperlo, il 139 nella numerologia, in quella meravigliosa cosa che ti spiega il significato dei numeri, a cui tutti possiamo credere e che è molto affidabile, simboleggia, guarda caso, la fine di un qualcosa che avviene in concomitanza con l'inizio di qualcos'altro. Quindi una fine che ciclicamente porta ad un nuovo inizio. A te 2000 anni dopo. Vi ricorda qualcosa? A me sì, quindi molto probabilmente, conoscendo Isayama, non è un caso che il manga sia finito con il capitolo 139, è simbolico, e il fatto che sia simbolico è meraviglioso. Però il fatto che sia simbolico e di conseguenza che sia meraviglioso, secondo me, ha portato ad avere degli avvenimenti, delle cose aggiunte abbastanza di recente, fin troppo affrettate e che funzionano molto di meno rispetto a tutto ciò che è stato narrato con una certa lentezza e rispetto a tutto ciò che è stato spiegato con tutta la calma. In linea generale, a me il finale dell'attacco dei giganti è piaciuto e mi è piaciuto molto, però sempre tenendo in considerazione che stiamo parlando di uno shonen, quindi io sto trattando l'opera come uno shonen. Quindi per cui non sono minimamente d'accordo con tutte le persone che lo trattavano come un seinen, con tutte le persone che dicevano ma sicuramente Eren Yeager vincerà, sterminerà l'umanità e poi vivrà all'interno di un mondo vuoto. È un po' strano per uno shonen deve comunque trasmettere un messaggio finale, deve comunque portarvi in qualche modo a pensare a qualcosa di positivo e per un pubblico di ragazzi, quindi è ovvio che non possa completamente essere un finale tanto tragico, nonostante non sia un happy ending. Ho letto, soprattutto su Facebook, ma anche su Instagram e su altri social vari, specialmente i siti di notizie in realtà, che molte persone definiscono questo finale come un happy ending o addirittura come la storia della famiglia della Mulino Bianco. Ragazzi, stiamo scherzando. L'80% della popolazione mondiale è stata sterminata. Molti personaggi non troveranno mai la pace, inoltre si è detto espressamente
che nonostante il potere dei giganti sia stato fatto fuori, sia sparito completamente dal nostro mondo, dal mondo dell'attacco dei giganti, gli umani continueranno a farsi la guerra, perché la natura umana è una natura bellica. Quindi non è un happy ending, non è la famiglia felice del mulino bianco, è un finale molto grigio. Ed è ciò che la maggior parte delle persone purtroppo non vedono. Attack on Titan ha sempre vissuto nel grigio, ha sempre vissuto al centro, in un enorme sfumatore di grigio tra il bianco puro, il buono, e il nero, il cattivo. Nell'attacco dei giganti non ci sono buoni, non ci sono cattivi, in tutto e per tutto e da ogni punto di vista. Probabilmente il personaggio più cattivo della serie, quello che si è comportato peggio, è Grisha, ma al contempo è stato un po' influenzato da suo figlio, quindi voglio dire, è un estremo grigio e molte persone non vedono questo grigio, vogliono soltanto vedere il bianco e il nero. E queste persone, secondo me, dimostrano una ridotta sensibilità e una ridotta empatia nei confronti di un prodotto simile. Quindi, da questo punto di vista, sappiate che non sono d'accordo con chi voleva un finale alla genocidio totale dell'umanità, perché non si tratta di un seinen. Se fosse un seinen mi sarei lamentato di un finale come quello di Attack on Titan, visto come sono stati precedentemente caratterizzati i vari personaggi, ma visto che si tratta di uno shonen è coerente con l'etichetta, mi va bene. Ma ci sono tante cose che non mi sono piaciute, però adesso direi basta tenerci sullo generico, andiamo nello specifico. Discutiamo di ciò che mi è piaciuto, di ciò che non mi è piaciuto, in maniera molto specifica partendo da ciò che mi è piaciuto, così mi faccio il sangue amaro dopo criticando un po' il prodotto e tutto ciò che non mi è piaciuto. Innanzitutto ve lo dico subito, il dialogo tra Eren ed Armin a me personalmente è piaciuto. Non mi è piaciuta troppo la scena in cui Eren effettivamente dice di amare Mikasa e di averla sempre amata, perché quella è un po' affrettata. Mi spiego. Come ho detto prima, se ci fossero stati ad esempio 5 capitoli in più, anche questa cosa non mi avrebbe dato troppo fastidio, però non abbiamo avuto nessun hint nel corso della storia dell'amore di Eren per Mikasa, quindi mi sembra un po' tirata così giusto per accontentare i fan, ma al contempo diciamo che viene un po' giustificata per l'appunto da ciò che si dicono Eren ed Armin, dal fatto che Eren finalmente spieghi cosa si prova ad utilizzare il gigante fondatore. Una cosa che effettivamente ci mancava, quel tassellino di storia molto importante e soprattutto molto interessante. Eren, da quando ha baciato la mano di storia, da quando ha potuto utilizzare per la prima volta il gigante fondatore, quella magnifica tavola che ricorderemo tutti, con Eren tutto scioccato che vede il futuro, vede gli avvenimenti fino a questo momento, immagino ormai, ha smesso completamente di vivere il passato, il presente ed il futuro. Questi 3 piani dimensionali, questi 3 piani temporali per meglio dire, nella testa di Eren si sono trasformati in un singolo, enorme e piattissimo piano. Quindi lui semplicemente ha iniziato a vivere tutti i tempi nello stesso momento. E questo spiega la confusione che aveva in testa e il fatto che non avesse un obiettivo, cioè avesse un obiettivo ben preciso, ma non un modo per arrivarci ben preciso. E al contempo potrebbe spiegare perché non ha mai detto, fino ad un certo punto, da quando ha baciato la mano di storia in poi, ai suoi amici ciò che provava nei loro confronti e quale fosse il suo piano. Anche perché probabilmente, come ben sappiamo, avendo visto Ritorno al futuro e qualunque altro film o serie basato sui viaggi nel tempo e sulle cose che si basano sul tempo, influenzare un personaggio affinché compia delle azioni differenti da quelle che dovrebbe compiere potrebbe portare ad un finale diverso. Quindi mi ha un po' infastidito personalmente Eren che dice che ha sempre amato Mikasa, che ama Mikasa, però potrebbe essere giustificato da questo. Se ha visto abbastanza lontano, ci sta che non abbia detto niente, che non abbia lasciato indizi. Diciamo così. Anche se al lettore, comunque, un qualche indizio Isayama poteva darlo. Dai. E nello stesso momento, in quella stessa parte del capitolo, mi è piaciuto un sacco vedere finalmente, oggettivamente, Eren che salva Bertold per far sì che il gigante di Dina vada a mangiarsi sua madre, in modo che tutto ciò che abbiamo visto possa per l'appunto prendere forma e che il futuro possa andare verso quella direzione, verso dove doveva andare. Questo è un po' brutto eticamente, cioè Eren praticamente salva Bertold da una morte più che certa per far sì che quel gigante vada a mangiarsi sua madre, miglior figlio del mondo, ma al contempo capisco, è così che doveva andare. Seriamente Eren, miglior figlio del mondo.
Un'altra cosa che mi è piaciuta un sacco, allora io ve lo dico qui a mani basse con una certa sicurezza, a me non piace lo stile estetico e grafico di Sayama e non mi piace come impagina le sue tavole. Non mi piacciono troppo i disegni dell'Attacco dei Giganti ed è per questo che non ho comprato il manga dell'Attacco dei Giganti, ma acquisterò l'anime, acquisterò il cofanetto dell'anime non appena uscirà, perché la storia di Attack on Titan mi piace tantissimo, mi piace il modo in cui Isayama scrive, non mi piace troppo il modo in cui Isayama disegna, però senza ombra di dubbio non appena finirà la stagione anime acquisterò il cofanetto dei Blu-ray, perché è comunque un'opera che mi ha toccato nel profondo e che voglio avere nella mia libreria, non sotto forma di manga perché non mi piace troppo da ogni punto di vista, ma nonostante questo c'è una singola parte in questo capitolo e una singola tavola, una transizione ed una tavola, proprio un'illustrazione che mi sono piaciute tantissimo. La tavola è un semplice dettaglino che quando ho letto il manga mi ha fatto completamente immaginare come sarà la trasposizione animata e mi ha fatto venire letteralmente i brividi, ossia semplicemente quando Eren smette di parlare con Armin e si vede quel gabbiano in aria, in cielo, che si trasforma nella tavola successiva in falco gigante che cade per un'ultima volta sul campo di battaglia. Ora, se questa scena sarà ben gestita da Studio Mappa, senza ombra di dubbio sarà una di quelle scene da brividi come quella che ha realizzato lo studio WIT con Levi e Kenny. Io lo dico e qui rimane. Secondo me quella, se gestita bene, sarà una transizione da brividi. Al contempo mi è piaciuta un sacco la tavola, per una volta uno dei disegni di Isayama mi ha toccato veramente tantissimo, dei personaggi che tornano ad essere umani, perché in quel singolo frangente, in quella singola illustrazione si nota la differenza tra un gigante consenziente ed un gigante che è stato trasformato, ma al contempo che seguiva soltanto il suo istinto animale. Mi spiego, in quella tavola c'è Reiner, oltre a tutti gli altri personaggi, che regge, che si poggia su Jin, che è completamente scioccato e spaesato. Reiner però non è scioccato e spaesato come tutti gli altri, è in lacrime ed ha un aspetto completamente sollevato. Questo perché lui ha vissuto in prima persona quello scontro. Fino a poco tempo fa stava tenendo quel vermone, stava sopravvivendo, stava continuando a combattere, stava facendo ciò che ha fatto nel corso di tutta la storia di Attack on Titan. Del vermone parliamo dopo. Per carità, ne parliamo nelle parti che non mi sono piaciute. Vi dico questo. Mi è piaciuto un sacco vedere il volto di Reiner, perché quello trasuda veramente tante emozioni. E soprattutto mi piace il fatto che sia proprio Reiner a reggere, a appoggiarsi su Jin, perché fino a pochi capitoli fa, relativamente, erano nemici. Fino a pochi capitoli fa il gigante corazzato era uno di quei cattivoni, era uno di quei malvagissimi personaggi che sono venuti a spaccare le mura, sono venuti a distruggere la nostra città, quando poi in realtà Reiner è quello che più di tutti gli altri soldati marleyani onorari ha vissuto questo dualismo, ha trattato i membri del corpo di ricerca e tutti gli abitanti di Paradise come degli amici, come dei compagni di squadra, come dei compagni d'avventura e vive sempre e da sempre questo suo dualismo. E mi è piaciuto proprio un sacco che sia lui a appoggiarsi su Jin, a confortarlo e ad aiutarlo a rialzarsi. Quella tavola è veramente da brividi, soprattutto se la vedete sotto questa prospettiva, che sicuramente era ciò che voleva in qualche modo rappresentare Isayama, visto che per una volta mi è arrivato esattamente un tipo di emozione ben precisa. Sicuramente quello voleva rappresentare. Al contempo, sempre mantenendoci sulla linea di wholesome, un'altra cosa che mi è piaciuta un sacco è vedere Annie che finalmente riabbraccia il padre, e qui mi collego al discorso che ho fatto precedentemente. Annie che abbraccia il padre ti fa sciogliere il cuore. Perché? Perché Annie da sempre ha detto che lei semplicemente vuole fare ciò che gli dicono di fare i marleyani, vuole diventare un marleyano onorario per prendere suo padre, toglierlo dal distretto di internamento e portarlo ad avere una vita felice e libera. Quindi aver guadagnato questa felicità, aver guadagnato questa libertà per se stessa e per il padre è meraviglioso, e vedere la tavola in cui lei si ricongiunge col padre e lo abbraccia ti fa sciogliere il cuore, perché è una storia che è andata avanti per un bel po' di tempo e che abbiamo assorbito come lettori, e quindi da questo punto di vista funziona, perché ricordate sempre, è facile
da un capitolo all'altro, da una tavola all'altro, esprimere un combattimento che possa cambiare completamente, radicalmente. È semplice far morire un personaggio e dire nel prossimo capitolo o nella prossima tavola, beh, non c'è più bisogno di raccontare la sua storia, perché è morto, possiamo chiuderla. E in questo Isayama è veramente un genio. L'ha fatto con Marco. Addirittura poi la sua storia ha continuato ad essere completata man mano nel corso del tempo. L'ha fatto con gran parte dei personaggi di Attack on Titan, ma non è tanto semplice, non è tanto banale descrivere, trasmettere, riprodurre graficamente delle emozioni. Delle emozioni tanto forti come l'amore per qualcuno da parte di qualcun altro, oppure come l'amore per un padre, il voler la libertà di qualcuno, sono dei concetti molto grandi che non possono non essere in qualche modo fatti minimamente capire al lettore tramite degli indizi lasciati lì a destra e a sinistra, non possono essere tanto immediati, ed è per questo che a mio avviso 5-6 capitoli in più avrebbero reso l'opera completamente memorabile e l'avrebbero resa meno affrettata in tutte le sue sfumature, in tutte le sfumature che non mi sono piaciute. E, per l'appunto, Annie che abbraccia il padre ne la conferma. Mi è piaciuto molto anche vedere Levi che vede di nuovo gli spettri di Ange ed Erwin e di tutti i suoi soldati. Quella parte è molto poetica e io sono uno di quelli a cui non ha fatto né caldo né freddo il fatto che Levi sia vivo, anche se effettivamente vedere Levi sulla carrozzina mi ha fatto ridere, non mentirò, quella scena mi ha fatto ridere un sacco e non lo so, è un superstite un po' sfortunato il nostro capitano, però voglio dire, è morta Ange, è morto Erwin, sarebbe stato quasi inutile far morire anche Levi visto che non c'è più Zeke. Se Levi fosse morto per mano di Zeke l'avrei apprezzato. Al contempo, una volta che è morto Zeke, Levi ha finito tutto ciò che aveva da offrire come personaggio, quindi come avrebbero mai potuto farlo morire? Secondo me funziona comunque. Poi capisco tranquillamente chi dice che è impossibile che sia ancora vivo anche se è un Ackerman, e sono d'accordo da un certo punto di vista, però quello non mi ha dato fastidio, quindi sorvoliamo. Sappiate soltanto che mi è piaciuto il momento in cui vede gli spettri dei suoi compagni, esattamente come Jean e Connie vedono lo spettro di Sasha. Quello mi ha toccato un po' di meno, però Erwin e Ange nel cuoricino, sempre. Inoltre, per lo stesso discorso che ho fatto prima con Annie, mi è piaciuto tanto vedere anche la madre di Reiner che parla con Reiner, si ricongiunge con lui, e quando Reiner dice "Madre, credo di non essere più il gigante corazzato", lei risponde in maniera carinissima "Davvero? Per fortuna". Quella cosa, lacrime totali, perché carinissima, finalmente apprezzi tuo figlio che poverino non l'ha mai apprezzato nessuno, finalmente un po' di gioia per Reiner. E mi è piaciuto anche infine vedere finalmente una semi-crescita di Armin, il momento in cui Armin si fa avanti, quando i soldati di Eldia, i soldati di Marley, i soldati di Paradise, lì, tutte le persone che c'erano lì in mezzo iniziano di nuovo a litigare. Armin si fa avanti, qualcuno gli chiede "Chi sei tu? Perché vi parli così?" E lui risponde "Io sono quello che ha ucciso Eren Yeager", cosa falsa, però visto che glielo aveva detto Eren di dirlo agli altri, l'ha fatto, e però l'ha detto con una certa convinzione. Quindi finalmente un minimo di crescita per Armin, magari diventa un po' più forte come personaggio, perché emotivamente lo è sempre stato, però non lo so, è un po' cresciuto il bimbo, e meno male, perché mi piace come personaggio, Armin mi piace un sacco come personaggio. E collegandoci a questo mi piace un sacco come personaggio, parliamo delle cose che non mi sono piaciute, partendo proprio da un personaggio che mi piace un sacco, che è stato trattato a caso. Historia, la regina Historia. Io trovo che la regina Historia sia il personaggio più sprecato in assoluto della serie, il personaggio peggio gestito in assoluto, perché era un personaggio molto interessante. A me è sempre piaciuto il fatto che lei fosse di sangue reale e mi è sempre piaciuto il suo rapporto con la nostra Ymir, non con la Ymir passata. La Ymir passata la troviamo anche in questo gruppo di cose che non mi sono piaciute, fra poco. Intanto parliamo della nostra Ymir, perché si collega benissimo ad Historia, erano troppo carine tutte e due insieme. Però, a parte questo, Historia è un personaggio che in fin dei conti non è servito a niente. Cioè, ok, ha seguito completamente il suo piano, se davvero alla fine, nonostante ci fosse un'aura di mistero intorno a lei, praticamente fatta mettere incinta per non ereditare il gigante bestia, per non morire. E da questo punto di vista, conoscendo Attack on Titan e il suo stile, mi sarebbe piaciuto molto di più se Historia fosse morta di parto. Perché sarebbe stato quasi ironico,
quasi sarcastico pensare che lei ha voluto un bimbo soltanto per salvarsi dalla maledizione dei giganti, maledizione che è scomparsa da sola grazie ad Eren Yeager, quando in realtà è proprio suo figlio che nascendo l'ha uccisa. Mi sarebbe piaciuto molto di più, sarebbe stato più romantico dal punto di vista Attack on Titan, quel tipo di romanticismo, quel romanticismo malato, basato sul simbolismo. Mi sarebbe piaciuto veramente un sacco e si sarebbe anche ricollegato al discorso della vita e della morte che c'è per tutto l'attacco dei giganti. Invece no, vediamo questa tavola con Historia e il bimbo, tutti felici. Questo mi è piaciuto poco, mi è piaciuto veramente poco perché se era viva, se era tutto a posto, potevi farmela vedere un po' prima. Non nel finale in una tavola lasciata lì, perché in questo caso è stata inutile. In questo caso capisco che un personaggio che ho amato, che mi piaceva tanto e che credevo avesse tanto potenziale, in realtà era completamente inutile. Un personaggio che serviva soltanto per farsi fare il baciamano da Eren e innescare tutta questa catena di eventi. Ok, ci sta, effettivamente è stata molto importante, ma non lo so. Abbiamo dato poca importanza al personaggio stesso. Sembra che Historia sia lì soltanto per far partire quella mina vagante di Eren, da questo punto di vista. Ma parliamo di Ymir, che so che è ciò che tutti voi aspettavate. Ymir, secondo me, non è il punto debole di questo capitolo. Ymir, secondo me, è il punto debole di tutto l'arco narrativo. Sia lei che il Vermone sono il punto debole di tutto quest'arco finale. Per un discorso molto semplice, Ymir è sempre stato un personaggio molto arcaico, antico, potente, misterioso. Quel personaggio che parlava poco perché ha dato origine al potere dei giganti entrando in contatto con il parassita. Colei che è stata mangiata dalle sue 3 figlie e che ha portato avanti l'eredità dei giganti. Colei che conosce completamente il mondo dei sentieri, ci naviga dentro e sta sempre al servizio per qualche assurdo punto di vista del sangue reale, permettendo a tutti i re di utilizzare il suo potere al 100%, di fare il lavaggio del cervello ad un'intera stirpe. Ha un potere pressoché infinito, può persino creare i giganti. E tu, Isayama, hai giustificato il fatto che lei parli poco e hai giustificato le sue azioni dicendo Ymir è sempre stata un po' imprevedibile, ma questo perché in realtà ha sempre amato in maniera molto malata Re Fritz. Se mi avessi detto Ymir è imprevedibile perché è pazza malata di mente, mi sarebbe piaciuto molto di più. Capisco tranquillamente il fatto di voler raggiungere un amore malato per il tizio che ha squartato il tuo corpo e l'ha fatto mangiare le tue 3 figlie. L'amore malato che ti porta ad aiutare tutte le stirpi successive, che ti porta ad aiutare tutti quelli di sangue reale perché ti ricordano il tuo amore perduto, proibito e sempre, sottolineo, malato. Lo capisco, è molto Attack on Titan in realtà. Il fatto che ci sia qualcosa di tanto macabro è molto Attack on Titan, ma nessuno ha mai pensato anche solo minimamente una cosa simile, non perché voleva fare un plot twist Isayama, ma perché è stato gestito male. Cioè, io capisco tutto, come espediente narrativo mi piace, ripeto, quello dell'amore malato, ma devi darmi degli indizi, devi farmi capire che Ymir è dalla parte delle persone di sangue reale. Non puoi utilizzare Ymir come un deus ex machina e farle fare ciò che vuoi semplicemente perché va bene per la trama. Non puoi far sì che il gigante da forma strana di Ymir prenda armi e lo porti nei sentieri per farlo parlare con Zeke. Sembra quasi che fosse tutto estremamente programmato. Non puoi far sì che Eren muoia, che il potere finisca e tu sei immortale, sei qualcosa, sei un essere superiore che può creare di tutto. Fammi capire che sei dalla parte di Zeke, perché Zeke è di sangue reale. Capisco che il fatto che Eren le abbia detto tu sei libera abbia potuto innescare qualcosa nel suo cervelletto, perché è la prima volta che sentiva qualcosa di simile, ma al contempo fammi capire in qualche modo attraverso flashback, attraverso qualunque espediente narrativo, che questo sentimento possa esistere e che non sia qualcosa di buttato lì all'ultimo capitolo, messo soltanto per allungare il brodo e per giustificare qualcosa di ingiustificabile. Dal mio personale punto di vista, come ho detto prima, le emozioni hanno bisogno di tempo per essere rappresentate, ed è per questo che Fullmetal Alchemist, ad esempio, è un manga che adoro.
Lì le emozioni sono trattate benissimo, ci sono delle crescite per quanto riguarda le emozioni dei vari personaggi che da un volume all'altro vanno avanti, da un volume all'altro. Vabbè, ad esempio Ed e Winry ci mettono 27 volumi per far andare avanti il loro rapporto, ma ci sono anche cose più veloci, ci sono anche rapporti che vanno avanti da un volume all'altro ma che comunque riescono a toccarti, perché comunque 2 volumi sono 20 capitoli, c'è del tempo per riuscire a concretizzare tutto e contestualizzare tutto. Quando manca il contesto per definire un'emozione, a me sembra che sia una cosa buttata lì per giustificare l'ingiustificabile perché non avevi altre idee. Molto probabilmente non è così, molto probabilmente l'idea di base era proprio quella e poteva funzionare, se giustificata meglio, se avesse tolto un po' di screen time ad altre cose magari meno utili per farci vedere i sentimenti di Ymir e al contempo, a proposito di farci vedere, il Vermone. Il Vermone parte dallo stesso principio di Ymir, antico, immortale, inesorabile, un parassita che si attacca al corpo dell'ospite che può fare tutto, il cui unico obiettivo è sopravvivere e riprodursi, esattamente come ha detto Zeke. Il Vermone, nemmeno la wiki sa come sia morto, perché non l'abbiamo visto. Semplicemente, questa è una cosa che mi ha infastidito molto. Non mi ha infastidito il fatto che non sia stato spiegato il Vermone, perché non voglio una spiegazione scientifica del Vermone, altrimenti finisce come per il chakra in Naruto. Mi rovinate la magia. Magari per qualcuno potrebbe essere interessante, io non voglio che la magia venga rovinata, ok? Quindi da questo punto di vista siamo tutti d'accordo, non volevo una spiegazione. Ma fammi vedere almeno in una piccola tavola, tra Falco che cade e tutti che si svegliano, c'era spazio, il Vermone che si disintegra, semplicemente. Altrimenti, non lo so, abbiamo lasciato Reiner che tiene così quel coso enorme, quel Vermone, quel parassitone, e basta. Poi abbiamo visto le persone che sono tornate ad essere umane, Reiner che si era appoggiato a Jin, e tutto il Vermone è sparito completamente. Ho capito? Ok, tutto qua, tra il Vermone si è trasformato in Jin, perché Reiner stava reggendo lui e poi si è trovato con... Sarà andata così, ok, tutto chiaro, a posto, capito, a posto. Nel complesso quindi, chiudiamola. Come finale mi è piaciuto, e mi è piaciuto molto il messaggio finale di uno shonen come Attack on Titan, perché non è minimamente un happy ending come molte persone, come molti di voi dannati dicono. Semplicemente sia per via del fatto che l'80% della popolazione mondiale è stata polverizzata dalla marcia dei giganti, e sia per tutto il resto, cioè alcuni personaggi hanno guadagnato una loro felicità, però diciamo per l'appunto che se la sono meritata, se la sono presa con le unghie, quindi ci sta finalmente che possono essere minimamente felici. Ma al contempo ciò che mi è piaciuto è proprio il messaggio finale, perché Attack on Titan ci fa intendere che Eren ha guadagnato la sua libertà, l'ha regalata ai suoi amici, ha fatto sì che la maledizione dei giganti scomparisse completamente, ma ovviamente non può fare niente per la guerra, perché l'essere umano è bellico per natura e la guerra tra Eldia, Marley, gli altri popoli e tutto il resto probabilmente continuerà anche negli anni a venire, perché gli esseri umani non riescono a trovare la loro pace interiore. Ora, venitemi a dire che questo è un happy ending, perché non è un happy ending, è semplicemente un messaggio finale molto potente e sicuramente con un grande messaggio politico. Questo sì, e da questo punto di vista l'ho apprezzato tanto, veramente tanto. Sì, ci saranno altre guerre, ma almeno non ci sarà più il potere dei giganti. Sì, per ottenere questa scomparsa totale del potere dei giganti Eren ha dovuto distruggere l'80% della popolazione mondiale, forse un piano un po' folle, però aveva visto nel futuro. Magari non c'erano altri modi per farlo, o magari sì, chi lo sa. Però siamo arrivati ad un risultato, che funziona e che ci ha portato una pace probabilmente temporanea, ma sicuramente priva di giganti. E questo è molto importante perché non credo potrà essere cambiato nell'immediato, quindi nel futuro, nel mondo dell'attacco dei giganti, non ci saranno più giganti da attaccare. E questo è un bene, perché tutti gli esseri umani continueranno a farsi la guerra, ma sono tutti sullo stesso piano. Almeno c'è un po' di giustizia da questo punto di vista. Insomma, Isayama si è gestito benissimo nel complesso tutti i vari personaggi e le storyline secondarie che si era portato dietro da un bel po' di tempo, ma al contempo ha aggiunto delle cose, principalmente delle emozioni, ai veri personaggi nell'ultimo capitolo, che secondo me non funzionano semplicemente perché decontestualizzate completamente, aggiunte alla fine e molto fastidiose, in quanto non comprensibili, tanto da risultare quasi incoerenti per il lettore, per il fruitore del suo contenuto. Perché per l'appunto, senza contesto, qualunque cosa, anche la più geniale,
può risultare incoerente, ed è in questo modo che io ho percepito alcune scene e che la maggior parte delle persone hanno percepito tutto il finale nella sua interezza. Da questo punto di vista non sono d'accordo, però magari se molti di voi erano fan del genocidio totale, capisco perché siete delusi, ma ricordate che è uno shonen, quindi non poteva mai succedere. Vi siete semplicemente auto-hypati, vi siete fatti delle illusioni e poi vi siete sentiti delusi dalle vostre stesse illusioni e dal vostro hype. Succede, è una cosa che capita, soprattutto quando siete in pari con qualcosa. Mi dispiace, però molte persone l'hanno vissuta così. Voi invece? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto con un commentino. Io voglio aprire questo mega topic sul finale dell'Attacco dei Giganti. A voi è piaciuto? Avete ritenuto incoerente alcune di queste parti? Vi è piaciuta qualche tavola? Non vi è piaciuta qualche tavola? Vi piace lo stile di Sayama? Tutto ciò che volete, fatemelo sapere qui sotto in un commento, soprattutto se non siete d'accordo con ciò che ho detto, perché a me piace tanto discutere di queste cose e mi piace tanto anche vedere i punti di vista altrui e quindi leggere di commenti e pareri che vanno completamente controcorrente o che al contempo vanno contro il mio pensiero e il mio giudizio personale. Vi ringrazio per aver visto questo video fino a questo momento e noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo mio canale, anche se solitamente su questo mio canale parlo di fotografia e videomaking, quindi fatemi sapere anche qui sotto con un commento se dovessero interessarvi altri video simili, perché qualora dovessero interessarvi magari ne realizzerò altri in futuro, visto che il mondo degli anime, dei manga, delle serie tv, dei videogames e di tutti questi prodotti audiovisivi in realtà mi piace un sacco. Semplicemente non avevo aperto il canale YouTube per questo, però potrei creare una mini rubrica su queste cosettine da portare di tanto in tanto. Aspetto un vostro feedback e soprattutto aspetto di creare un'altra mega discussione su quest'ultimo capitolo, fin tanto che sarà un hot topic e quindi fin quando avremo tutti gli animi scaldati a questa cosa. Quindi fin quando finirà anche l'anime, perché in quel momento torneremo a discuterne tantissimo, ne sono sicuro. Per ora io concludo questo video e noi ci vediamo alla prossima, probabilmente questo venerdì. Alla prossima gente, bye bye, grazie ancora per la visione.